E oggi, amici, news delle news delle news delle news. Facciamo un mega unboxing. Che spettacolo di unboxing oggi, non ci potete credere. Un unboxing veramente da diversamente giovane. Rimanete sintonizzati su Telecingone International perché l'unboxing qua farà venire voglia a tantissimi diversamente giovani. Dentro questo cartone si nasconde una vera e propria bestia, la Engwe X26, una e-bike veramente bombissima. E adesso possiamo vedere le prime immagini della bestia qua. Dopo averla tirata fuori dalla scatolona con l'aiuto di una persona che non vuol farsi vedere in camera, queste sono le prime immagini. Adesso andiamo a montare perché c'è da montare praticamente solo il manubrio, la ruota davanti e poco altro. Quindi prossime immagini vedrete la bestia tutta montata e poi facciamo il test. Ed eccola qua, in tutta la sua bellezza, la nuova Engwe X26 della Engwe e-bike. È veramente una bellezza unica, ma poi prestazioni spettacolari veramente. Per noi diversamente giovani, divertimento totale. Le caratteristiche principali di questa bici sono 3 tipi di sospensioni: la forcella anteriore, una sospensione centrale e le sospensioni posteriori regolabili ad aria. Quindi quella anteriore e quella posteriore sono regolabili tutte e due, mentre quella centrale è fissa e non può essere regolata. Freni a disco da 180 sia anteriore che posteriore, cambio ad 8 velocità, 3 modalità di uso: eco, normale e sport, ed ogni modalità ha 5 livelli di assistenza. Il cambio e i freni sono entrambi Shimano. La bicicletta ha 2 batterie, una inserita nel piantone del sellino che va tutta la lunghezza fino in fondo e è da 19,2 ampere, mentre l'altra è inserita all'interno della parte frontale del telaio e è da 10,4 ampere. Pazzesco! L'autonomia di questa bicicletta con entrambe le batterie cariche risulta essere di circa 100 km. Illuminazione sia anteriore che posteriore ed in più alla frenata sull'illuminazione posteriore che sotto il sellino si accende la luce rossa degli stop. L'illuminazione anteriore risulta essere più che sufficiente. Anche il cavalletto sembra essere veramente robusto e più che sufficiente per il peso di questa bicicletta che, come abbiamo detto, risulta essere intorno ai 45 kg. Non molto facile nell'uso dalle persone di altezza inferiore al 1,75 m. Partiamo per le prime pedalate con questa Engwe X26. Siamo in modalità eco, velocità 2. Ovviamente in salita si sente la salita e il peso della bicicletta. Adesso cambiamo a 3 e già chiaramente prende più coppia, e pur essendo in salita con un minimo sforzo si raggiungono i 16 km circa, 15 e mezzo. Passiamo alla velocità 4, sempre in modalità eco. Il cambio è al rapporto numero 2 e superiamo i 18 km all'ora, 18 e mezzo. Una bella salita fra le altre cose, eh? Passiamo alla velocità 5, sempre in modalità eco, e vediamo cosa succede. Ok,
Adesso lavorando ancora con le gambe, sicuramente, però senza ammazzarsi, siamo a 19 km e mezzo all'ora. La potenza erogata qua segnalata dal display dice che sono 1100-1200 watt ora. Siamo a 20 km e mezzo su una salita impensabile da fare chiaramente senza una pedalata assistita. Ma proviamo a vedere cosa succede cambiando alla modalità normale. La salita aumenta, rapporto corto, 1, siamo in eco, velocità 5, rapporto 1, salita impensabile da fare in situazioni di mancanza di assistita. Siamo a 16 km l'ora. Ciao, sto provando la belva anch'io. Che fatica che si fa andare in salita con questa bici. Prendi il volo qui se non stai attento. Ora sono nella modalità intermedia, quella chiamata normale, a 3 su una salita ripidissima, e basta appena accennare una pedalata e vado su, come vedete, velocità 15 km orari, fatica ovviamente 0, però mi voglio godere il panorama e quindi vado piano. Sono a 4. A 4 si vola veramente. La bici risponde molto bene ai cambi di livello di assistenza sulle 3 modalità, eco, normale, sport. Unico piccolo dettaglio da regolare sicuramente è la precisione del cambio. I rapporti non sono precisissimi nel cambio, quindi quando si passa specialmente fra il quarto e il quinto e il sesto ci sono molti scatti e si percepisce una limitata precisione appunto del cambio stesso, come in questo caso. Adesso siamo in modalità eco con livello di assistenza 4 in una bella salita e stiamo andando a 20 km e mezzo con un minimo sforzo delle gambe. Proviamo a passare alla 5. Ovviamente l'assistenza è decisamente maggiore e con uno sforzo delle gambe inferiore si raggiungono facilmente i 24 km all'ora. Altra cosa positiva di questa bici è il sellino abbastanza ampio e molto comodo, chiaramente non di quelli da agonismo, quindi risulta veramente super comodo il pedalare e la posizione di questo sellino. Adesso la salita è veramente tosta, siamo rapporto 1 di cambio, in assistenza 5 in eco, la pendenza è veramente importante, dobbiamo sicuramente pedalare un po', ma siamo a 16 km all'ora.
all'interno della scatola, oltre chiaramente alla bicicletta, si trovano anche 1. Libretto delle istruzioni, rigorosamente in inglese e solo in inglese, una piccola bustina con degli attrezzi per il montaggio della bicicletta. In altri video ho sentito che questi attrezzi erano di bassissima qualità, eccetera eccetera. Vi posso dire che sì, sicuramente non sono professionali, però per il montaggio di questa bicicletta sono più che sufficienti e hanno fatto il loro. Il caricabatterie, vi farò vedere adesso come si ricaricano le batterie, e 2 coppie di chiavi. Queste chiavi sono per bloccare, chiudere ed evitare il possibile furto del sellino e della batteria, appunto, che è all'interno del piantone del sellino e della batteria che è posizionata all'interno del telaio della bicicletta. Il caricabatterie è un caricabatterie classico da 3 A. Gli ingressi per ricaricare le 2 batterie sono posizionati: il primo, quella per ricaricare la batteria all'interno del piantone del sellino, proprio nella parte posteriore del piantone, mentre invece quella per ricaricare la batteria all'interno del telaio si trova in questa posizione. Ricordatevi che dovete ricaricare le batterie separatamente ed assicurarvi di avere la luce verde quando il caricabatterie è collegato a ognuna delle 2 batterie, per essere sicuri che entrambe le batterie sono cariche al 100%. Mentre le batterie vanno ricaricate separatamente, quando state usando la bicicletta le batterie si staranno scaricando contemporaneamente allo stesso livello, quindi la percentuale di batteria rimanente che vi segnalerà il computer di bordo sarà quella generale e media praticamente della somma delle 2 batterie. Questo cavo che vedete qua è il collegamento fra il motore e le batterie e andrà inserito nell'apposita entrata posizionata nella parte inferiore sotto il sellino. Vediamo adesso l'accensione vera e propria della bicicletta. Abbiamo un piccolo bottone posizionato sotto la parte frontale del sellino che, una volta premuto, si accenderà e illuminerà di verde. A questo punto possiamo accendere il computer di bordo premendo il tastino nel lato sinistro del tastierino posizionato di fianco alla manopola sinistra. Lo teniamo premuto per 2 secondi e il computer di bordo si accende. Una bicicletta dalle prestazioni direi mostruose. Molti di voi conoscono la legislazione stradale italiana e quindi quando dico che questa bicicletta ha un motore da 1200 watt, voi giustamente dite non è legale in Italia. Questa bicicletta è da usare in terreni privati o sterrati, ma non sulle strade delle nostre città in Italia, perché altrimenti le forze dell'ordine possono fermare e giustamente anche sequestrare il mezzo, perché non è legale, perché i motori in Italia delle biciclette elettriche a pedalata assistita eccetera possono essere fino a un massimo di 200 watt ora. Detto questo, analizziamo comunque questa bicicletta con delle ruote molto importanti da 26 pollici e pneumatici di una larghezza di 4 pollici, quindi risultano veramente comodissimi anche su sterrati come questo qui che abbiamo appena fatto. È una bicicletta comodissima con 3 modalità: eco, normale e sport, ed ogni modalità ha 5 livelli di assistenza. Quindi eco da 1 a 5, normale da 1 a 5, sport da 1 a 5. In più, sì, il modello inviatoci ha anche un acceleratore, anche questo ovviamente non legale sul territorio stradale italiano.
Questo acceleratore quindi mette in moto il motore della bicicletta anche senza pedalare. La bicicletta risulta difficile da usare per persone di altezza inferiore al 1,75 m. Per la forma del suo telaio risulta abbastanza difficile sia la fase di salita che discesa dalla bicicletta. Gli aspetti negativi di questa bicicletta sono chiaramente il fatto, appunto, diciamo impossibile e illegale il suo uso sulle strade italiane. Se anche una persona compra questa bicicletta per uso appunto su strade sterrate, su terreni privati, eccetera eccetera, da sapere che il cambio Shimano ad 8 velocità non arriva regolato nel modo migliore. È necessario sicuramente fare una regolazione una volta montata la bicicletta, perché specialmente le velocità intermedie fra la 4 e la 7 risultano scattare e non tenere la sua posizione nella corona. Altro difetto, parlando anche delle prestazioni della stessa, è che l'impianto frenante risulta non essere così sufficiente per le velocità che si possono raggiungere anche con questo tipo di bicicletta. Altro dettaglio abbastanza importante è sicuramente il peso della stessa. Con le 2 batterie inserite ha un peso di circa 45 kg. Molto difficile la partenza senza l'aiuto dell'assistenza, proprio dovuto al fatto del peso della stessa. È una bicicletta che per i suoi pneumatici, per i 3 tipi di sospensioni appunto di cui è dotata, risulta essere molto comoda anche su sterrati importanti. È arrivata in perfette condizioni. I pezzi da montare all'interno della scatola nella quale arriva la bicicletta sono il manubrio, i pedali, il sellino e la ruota anteriore. L'unica parte della bicicletta che potrebbe richiedere l'aiuto di una seconda persona, di un amico, eccetera, per riuscire a montarla è proprio la ruota anteriore, dovuta al peso della bicicletta. Per alzare il manubrio, diciamo, e la forcella ed riuscire ad infilare la ruota anteriore, si potrebbe sicuramente richiedere l'aiuto di una seconda persona. Il prezzo di listino della X26 è di 2.026 euro. In questo periodo la Engui ha anche un buono sconto di 300 euro che porta appunto il prezzo invece della X26 a 1.726 euro. Inoltre noi nella descrizione di questo video vi faremo avere un codice sconto per un ulteriore piccolo sconto nel caso in cui foste interessati all'acquisto. A questo punto chiudiamo questo video e siete voi a decidere. Non sono un professionista e vi ho dato le mie impressioni assolutamente personali. Quindi prendetele come tali, filtrate appunto con le vostre idee se questo è un prodotto più o meno da comprare. E ci vediamo al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale, non dimenticate, se vi è piaciuto questo video e ne volete vedere altri, di mettere un mi piace a questo video e di lasciare il vostro commento. Ci vediamo al prossimo, ciao!